Fondi, sta succedendo di tutto. Questo è uno di quei periodi nei quali la vita sembra fare quello che vuole e tu inerme stai lì a guardare cosa succede e ti adegui praticamente, non c'è altro da fare. Noi esseri umani pensiamo di sapere qualcosa della vita, ma in realtà secondo me non sappiamo niente. Dunque, come avete visto, gli abbiamo dato una bella lavata. Ringraziamo il nostro caro amico Ugo che ci ha dato questi due vecchi attrezzi della Galfrè, una rastrellina e un voltafieno. Bellissimi, erano di suo papà, tantissimi anni che sono lì fermi sotto una tettoia. Noi gli ridaremo vita quest'anno durante la nostra fienagione. Non vediamo l'ora di provarli, devo ancora dargli un'ingrassata, cambiare un paio di ruote che erano rotte dal tanto tempo appoggiate a terra, e per il resto li abbiamo già provati a far girare, funzionano perfetto. Quest'anno sarà una fienagione un po' alternativa, se possiamo chiamarla così, non vi voglio svelare troppo, però sarà intanto la prima fienagione della mia vita da seduto, ovvero la prima fienagione col trattore. Io l'ho sempre fatta da in piedi con delle falciatrici manuali, BCS eccetera, invece quest'anno per la prima volta della mia vita farò il fieno seduto su un trattore e vi racconterò un po' che emozione sarà. La seconda cosa per la quale la fienagione sarà parecchio strana, diciamo, non ve la svelo ancora, la vedrete nei prossimi video, nelle prossime settimane, però è una grossa, gigante novità.
Sì, perché questo è un po' il tema di questo video, no? Le grandi novità, cioè in questo periodo stanno succedendo una sequenza di cose una dietro l'altra veramente grandi che ci porteranno a fare cambiamenti veramente giganteschi nella nostra vita e noi non ce lo immaginavamo neanche, cioè questa è veramente l'assurdità ma anche la bellezza della vita, cioè ci stupisce continuamente. Niente di quello che sta accadendo oggi potevamo mai essere immaginato prima. A partire da questo piccolo episodio che abbiamo condiviso con voi del fatto che abbiamo perso questi terreni qua vicino alla cascina, quella è stata un po' una scintilla, ma da quello si è acceso un circuito, una spirale di eventi che porterà veramente questo posto, noi, questo canale, insomma cambierà veramente praticamente tutto. Ancora non so cosa succederà, vedremo il regista cosa avrà in mente per noi. Sì, di fatto non è che vi voglio tenere sulle spine, e la cosa bella è che nemmeno noi sappiamo cosa sta per accadere, ma come ci avete scritto veramente in migliaia, vi giuro, migliaia di persone ci hanno detto: vedrete che tutto quello che sta succedendo adesso sarà opportunità per voi per migliorare, vi si aprirà un portone, cambieranno cose, e sta accadendo quello. Cioè noi siamo in una posizione veramente quasi di osservatori di quello che intorno a noi sta cambiando, e semplicemente il nostro ruolo è come dire, costellarci intorno a questo cambiamento, lasciarlo accadere. Una sera io e Leo eravamo così insieme, finito di mangiare, e io gli ho detto: ma sai che quest'anno sono 3 anni che sono qua, no? Ho detto: ah, ok, quindi a maggio sono 1000 giorni che sei qua. E poi Leo ha detto: ah, a maggio sono 10 anni che sono qua, perché lui l'atto per comprare questa cascina l'ha fatto a maggio di 10 anni fa. Abbiamo realizzato che a maggio c'erano, diciamo, 2 anniversari importanti, no? I miei primi 1000 giorni e i suoi primi 10 anni qua, e ci siamo detti: caspita, si chiudono 2 cicli veramente grandi, veramente importanti, in cui è successo di tutto dentro e fuori di noi. Sentivamo già che c'era un qualche cosa di profondo, di intenso, di grande che stava cambiando, ma in una maniera ancora molto astratta, e questo, diciamo, e adesso siamo a maggio e tutto si sta concretizzando in una maniera veramente veloce, rapida, e si susseguono tante cose belle, intense e forti. Su casa talera. Per questo dico, no, noi pensiamo di sapere qualcosa della vita, di aver capito, di aver fatto, di aver costruito, di aver raggiunto chissà quali obiettivi, di aver capito chissà quale mistero, chissà quale segreto, ma in realtà io non so, noi ripetutamente ci troviamo in situazioni in cui sembra di essere arrivati a un punto e bam, esplode di nuovo tutto e si riparte da azzerati, no? Si riparte con niente. Essere al servizio di ciò che già deve accadere, cioè alla fine noi pensiamo di sapere, no? Ma ci sono cicli naturali, cose che accadono, che si compiono, energie di cui noi non sappiamo niente, che agiscono per loro conto, ci coinvolgono. E noi l'unica cosa che possiamo fare di certo non è padroneggiare, di certo non è conoscere, ma soltanto abbandonarci alla fine a quello che già deve accadere, e accadrà lo stesso. Adesso vi porto un attimo in orto a vedere. Opa. Come avete visto abbiamo messo giù i pomodori in questi giorni, ha fatto qualche giorno nuvolo, ideale per mettere giù i pomodori in serra, sono bellissimi, adesso ve li faccio vedere. Abbiamo già messo anche tutta l'ala gocciolante, così che irrighiamo con il metodo che vi abbiamo fatto vedere nel video poche settimane fa. Qua ci sono tutti i rubinetti.
tutte da nostri semi, fatte nel vivaio domestico, anche lì ha funzionato alla grande, per cui è già quasi un centinaio di piante di pomodori fatte lì dentro. Ci siamo già ripagati praticamente l'impianto. Qui abbiamo per esempio una fila di cavoli, una fila di biete, adesso ve le faccio vedere, tutte fatte lì dentro. Adesso uno di questi giorni vi faccio fare un bel giro nell'orto completo. Qui ho preparato per il mais, tra qualche giorno mettiamo giù il nostro mais sotto file rosso. Oh, mi metto qua un attimo vicino a Stibisco. Come vi diceva Nina, a tutti gli effetti noi ci sentiamo come al servizio, no? Al servizio della vita per certi versi, perché quando uno entra un po' nell'ottica di ascoltare ciò che viene da dentro prima di fare le cose, si rende conto che tantissime delle cose che poi uno va a fare non sono propri piani, perché di fatto quasi tutto è improvvisato, quasi tutto è sconosciuto fino a poco prima che accada. Cioè arrivano cose, se uno si fida e le segue, la vita è molto divertente per certi versi e ci dà opportunità per sperimentare cose, per migliorarci, per crescere, ovviamente pieno di difficoltà, senza dubbio, anche pieno di situazioni poco piacevoli come quelle che abbiamo vissuto recentemente, no? Ma il tutto approcciato in quest'ottica, no? Di essere come al servizio. Noi siamo qui con l'unico intento di migliorarci, di fare il meglio che possiamo in tutto quello che ci capita di fare. Per cui noi in questo periodo siamo in questa fase qui, ascoltiamo quello che per certi versi la vita ci mostra. Ha voluto che sospendessimo questa attività agricola per via di queste 1000 vicissitudini. Ebbene, noi la sospendiamo, non facciamo, non ci strappiamo i capelli, facciamo quel che possiamo, non siamo riusciti a procedere bene, ci fermiamo. Cos'altro ci sta chiedendo? Che ne so, cambiare posto, lo teniamo in considerazione, fare altro, prendiamo in considerazione, non lo so, vendere gli animali, tutto è preso in considerazione e vediamo poi come queste cose si manifesteranno, se arriveranno, se non arriveranno, che cosa ci verrà da fare. A noi piace vivere in questo modo qua. Tutto il nostro lavoro è fatto per il puro gusto di essere custodi di un territorio, custodi di un luogo, custodi di animali, ben consapevoli del fatto che questa roba va e viene, anche noi siamo passeggeri, questa casa dopo di noi rimarrà qualcun altro, questi terreni pure, quindi alla fine non ne siamo particolarmente attaccati. Per tutto il tempo che ci verrà chiesto di occuparcene, noi siamo qua, quando non ci saranno più le condizioni andremo da un'altra parte, non c'è nessun problema. Io ho sempre avuto questo approccio da custode, no? E se andrò da un'altra parte approccerò con lo stesso intento di essere custode di un altro luogo, di un'altra casa, di altre attività, di altre persone. A noi poco cambia. Le nostre attività ovviamente tante di quelle sono volte anche ad avere un guadagno, ma non per arricchirci, senza dubbio. A noi questo non ci interessa minimamente, ma semplicemente per portare avanti la nostra vita, per l'essenziale che ci serve: mantenere un'auto, mantenere una casa, mantenere degli animali. Questo è quanto ci serve in questo momento, tra l'altro, e anche questo può cambiare, per cui anche i soldi non sono tutto ciò intorno al quale ruota la nostra vita, anzi sono una parte estremamente marginale, ovvero noi facciamo in modo di avere quelli che ci servono per vivere con dignità, con poco, in maniera semplice, di certo non per arricchirci, per fare profitto. A noi non ci interessa, viviamo con poco e quello ci basta. Per cui lasciamoci stupire, no? E vediamo cosa succederà prossimamente. Tutt'altro che facile vivere così, si è sempre nell'ignoto, no? Io mi sono spesso visto da fuori come un cieco nel deserto, cioè che
hai grandi spazi, non hai grossi pericoli, diciamo, da sbattere la faccia contro i muri, però intanto non sai dove andare. Quindi cammini. Nina questa mia metafora del cieco del deserto l'ha un po' semplificata, lei si sente più uno sterco raro, a dir la verità, questa ve la racconta poi lei. Allora, adesso mi metto a cucinare i piselli alla cacciatora. Preparo i piselli alla cacciatora da portare da Enzo Claretta, che ormai conoscete, li avete visti in tanti video, sono i genitori di Leo. Enzo in questi giorni non è stato tanto bene, è stato ricoverato in ospedale. Niente di troppo grave, sta già meglio, è in ripresa e stasera torna a casa, quindi gli portiamo cena e stiamo un po' con loro. Anche in questo senso ci mettiamo al servizio.